Hello, I hope you had a nice Easter holiday and that you're sitting comfortably. I hope you're all well. And you remember that before the Easter holiday, I had talked about Geoffrey Chaucer. We saw his life, and I also told you a bit about the evolution of the English language from Old English to Middle English, which is the language in which Chaucer wrote. Okay, and his most important work is or are the Canterbury Tales. Right, the Canterbury Tales gives us a portrait, a representation of the English society of Chaucer's time. This is the most important thing to remember about the Canterbury Tales. Take your books, page 66, and we're going to see more details about the Canterbury Tales. Key idea first, realism and allegory. Realism, quindi il realismo, is the most distinctive feature of the Canterbury Tales. È la caratteristica dominante dei racconti di Canterbury. However, tuttavia, Chaucer writes realistically in a medieval sense. Tuttavia, Chaucer scrive in modo realistico nel senso medievale del termine. That is, cioè, not merely by observing and selecting material from life around him, cioè non soltanto, not merely, osservando e selezionando del materiale dalla vita intorno a lui, but also using the conventions of exaggeration, ma utilizzando anche le convenzioni dell'esagerazione, caricature, della caricatura, and grotesque, e degli elementi grotteschi. In fact, the Canterbury Tales the tales are quite comical. The characters, in fact, are described in a comical way. They are caricatures. It is the frame of the pilgrimage, è il quadro del pellegrinaggio, which gives reality to the Canterbury Tales, che dà questo senso di realtà ai racconti di Canterbury. Remember that St. Thomas Becket was killed in Canterbury Cathedral. Very often there were pilgrimages to Canterbury to see the shrine of Thomas Becket. In fact, the story is about a pilgrimage to Canterbury, and many members of medieval society take part in this pilgrimage. The pilgrimage, il pellegrinaggio, is also a key metaphor for life from the religious sphere, è anche una metafora chiave per la vita dal punto di vista di una sfera religiosa. We are all pilgrims on the way to the heavenly city. Siamo tutti dei pellegrini sulla strada della città del paradiso. And therefore a description of a pilgrimage, quindi la descrizione di un pellegrinaggio, is also a true description, è anche una vera descrizione of human existence, dell'esistenza umana. Right, today we're going to talk about the plot and the structure and style of the Canterbury Tales. Plot, che sarebbe la trama. The Canterbury Tales is set in spring. Questi racconti sono ambientati in primavera. And tells the story of 30 people. Racconta la storia di 30 persone. Men,
women, uomini, donne, monks, i monaci, and other members of the clergy, altri membri del clero, artisans, quindi gli artigiani, merchants, mercanti, and also the narrator e anche il narratore, Chaucer himself, Chaucer stesso, who are going on a pilgrimage. Quindi tutte queste persone fanno un pellegrinaggio. They are traveling to Canterbury in Kent, viaggiano a Canterbury nella contea del Kent, to the shrine of Thomas Becket, quindi alla tomba di Thomas Becket. They meet at the Tabard Inn in London, si incontrano alla locanda Tabard a Londra. The host of the inn, l'oste della locanda, suggests that every pilgrim, suggerisce che ogni pellegrino should tell 2 stories, dovrebbe raccontare 2 storie while going to Canterbury, all'andata verso Canterbury, and 2 coming back, e altri 2 racconti al ritorno. He says that there will be a prize for the best story. Dice che ci sarà un premio per il miglior racconto, as well as a penalty for anyone who gives up, e anche una penalizzazione per chiunque rinuncia. To give up significa rinunciare. All the pilgrims agree and set off. Tutti i pellegrini sono d'accordo e partono. Structure and style, struttura e stile. The Canterbury Tales is a long narrative poem, è un lungo poema narrativo. Chaucer used rhyming couplets, quindi ha utilizzato delle rime baciate, made up of iambic pentameters, costituiti da pentametri giambici, that is, cioè 10 syllable lines, versi di 10 sillabe, alternating unstressed and stressed syllables, dove si alternano sillabe non accentate, unstressed and stressed, e accentate. The work consists of a general prologue. Il lavoro consiste di un prologo generale, sarebbe un'introduzione, where the pilgrims are introduced, dove i pellegrini vengono introdotti, and 24 tales, e 24 racconti. The tales are usually preceded by a prologue. I racconti sono di solito preceduti da un prologo, anche lì da un'altra introduzione, which introduces the theme of the tale, che introduce il tema della storia, and are sometimes followed by an epilogue, e qualche volta sono seguiti da un epilogo. They are narrated by the different pilgrims, quindi vengono narrati dai diversi pellegrini, but the reporting pilgrim, ma il pellegrino che fa la narrazione, is Chaucer himself, è Chaucer stesso. He tells us directly, ci fa il racconto direttamente, or sometimes ironically, o ci racconta qualche volta ironicamente, what he sees, ciò che vede, and what he thinks about it, e ciò che ne pensa. This creates a sort of interplay, ciò crea una specie di gioco between real and unreal, tra il reale e l'irreale, so that the reader is left to decide, così viene lasciato al lettore decidere whether what he or she is reading is true or not, se ciò che sta leggendo è vero o meno. The tales often have realistic elements, i racconti hanno spesso degli elementi realistici, but in almost every case, ma in quasi tutti i casi, they have a strong ideal and moralizing base, hanno un forte ideale e una base fortemente morale. Okay, so this is the end of part 1, and you will see
part 2, the setting, characters and themes, in the next video. Okay, bye, take care.